Buongiorno. Oggi, come potete vedere, andiamo a fare un po' di minnow in balsa. Si ritorna alle origini e vi farò vedere come, partendo da questo, si arriva a questi. Diciamo che ci sono tanti modi per fare i minnow partendo dal legno. In questo video vi farò vedere un modo estremamente semplice ed estremamente semplificato. Ovviamente mancheranno pure delle parti che possono dare un valore aggiunto all'esca, però se abbiamo pochi materiali, poca attrezzatura, diciamo che queste sono le basi da cui possiamo partire. È un lavoro che possono fare assolutamente tutti. Ok, per iniziare non abbiamo bisogno di altro che un'idea, un disegno o magari un'altra esca già fatta, e la andiamo a disegnare sul nostro blocchetto di balsa. Abbastanza approssimativo, poi non deve essere una cosa esageratamente precisa. Ok, non si vede ma c'è. Poi l'ho ricalcata a penna così non sparisce. Magari con una penna che funziona. E partiamo da questo. Poi di cosa altro avremo bisogno? Pinze, in particolare pinze a becco tondo, acciaio inox, di solito uso quello da 0,6 mm, ma per adesso ho trovato solo questo, piombini da 1,5 grammi, 2 grammi o come vi pare a seconda di cosa ci serve, Lexan, io lo uso da 1 millimetro e per fare certe cose è perfetto, per fare altre palette è meglio un po' più grande. In questo caso ho deciso di barare un pochettino perché ho 2 palette già tagliate e quindi il Lexan lo posso pure lasciare. Però in realtà è un materiale facilissimo da intagliare. Per farvi vedere bastano delle forbici e si possono fare delle palette molto facilmente. Pronte? Per questo passaggio è bene avere un tappetino, preferibilmente sporco e distrutto. Andiamo a prendere il taglierino, magari uno più grande, o un coltello, anzi preferibilmente, per andare a tagliare la balsa. Quindi andiamo a fare prima un'incisione. State sempre attenti alle dita. Che legno usare per questo video? Solitamente per fare i minnow facilmente si usano legni morbidi e molto galleggianti, che possono essere la samba, la balsa o l'aius o cose così. Io in particolare oggi ho scelto un pezzo di balsa vecchio, molto vecchio, di 3-4 anni, perché era l'unico materiale che avevo in casa, semplicemente perché siamo in quarantena. Ok. Ora andiamo a rifinire ovviamente. Oh, me la ricordavo meno dura la balsa, forse è perché marcia. Bella merda. Ah, mi ricordo, questo è un pezzo di balsa di merda che aveva delle parti estremamente dure, tipo questa, e altre estremamente morbide, tipo questa. Ecco, questo non è buon legno. Ok, ho deciso di trasferirmi per la parte più polverosa qua in cantina. Ok, una volta che ho ottenuto la forma che volevo, vado a levare un po' di legno dalla coda e dalla testa. Ora che abbiamo le nostre 2 sagome, andiamo a smussare pure la schiena e parte della pancia. Infatti non deve essere un lavoro di super precisione fino a questo punto. Andiamo ad aspirare. Ok, un piccolo focus, c'è soltanto uno strumento che io consiglio vivamente, un solo strumento elettrico per fare tutte queste cose, ed è lui, il Dremel, che con queste magnifiche puntine e altre cose funziona come un trapano, è più delicato di un trapano ma è allo stesso tempo molto meno invasivo, quindi ci permette di fare dei lavori molto più dettagliati. Ci servirà una punta per tagliare e una per fare gli scassi.
punta giusta. Quindi ci andiamo a fare un bel disegnino sul centro dell'esca. Non so per quale motivo avevo ancora dei vecchi stampi di 3-4 anni fa, quindi per fortuna seguirò il vecchio modello, e aveva l'anellino qua, i fori per i piombi qua e la paletta importante inclinata in questo modo. Sorride, è contenta. Ok, poi cambiamo, prendiamo questa e gli facciamo i buchi. Fatto. Questo è tutto quello per cui ci serve l'elettricità. Ho fatto degli scassi non troppo grossi, in modo tale che possano accogliere l'armatura. La paletta verrà così, mi sembra una buona inclinazione. Adesso facciamo l'armatura. Allora, prendiamo un po' di filo, un cacciavitino, io faccio così, a ferro, tiro, poi qua, dovendo entrare all'interno della paletta, dobbiamo fare una cosa un po' birichina, pieghiamo l'armatura in modo tale che appoggiata alla paletta venga così. A questo punto tagliamo l'eccesso. Una volta che ho visto a che lunghezza entrerà, la riestraggo e la piego. Ok, la appoggiamo, la schiacciamo sul fondo e vediamo dove vogliamo avere l'anellino. Riprendiamo la nostra armatura, la pieghiamo per fare un segno e la riestraiamo. Ci aiutiamo di nuovo col cacciavitino, schiacciamo l'anellino, ok, continuiamo il lavoro fino ad arrivare all'anellino di coda. Stessa procedura, piego, sfilo tutto. Ho perso la paletta, no, non ci credo. Bella mossa del cazzo. Eccola, ritrovata. Ok, questa è la nostra armatura. Controlliamo che la paletta sia dritta e possiamo dargli un po' di attack per tenerla bloccata. Ok? Se non ricordo male, queste esche le piombavo con 1,5 grammi dietro e 0,75 davanti. Mi raccomando, indossate sempre i guanti quando lavorate con il piombo. Mettiamo un'altra gocciolina di attack, piccola piccola, giusto per fermare i piombi, e poi farò una cosa che non ho mai fatto prima. Come gli piace dire gli americani, super glue and baking soda. Proviamo questa cosa. Non ne sto infilando nemmeno un po' nel buco, ma vabbè. Credo sia più sensato fare così direttamente. Proviamo. Avevo. Perché? Perché non ci serve? Perché se questa colla è idrofobica, cioè idrofobica e cosofobica, proviamo a fare il processo inverso. Mettiamo questo sulla colla e sinceramente mi sembra funzionare molto meglio. Va bene, questo è accettabile. Ok, mentre si secca andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo a cospargere la nostra esca di colla in modo tale che venga assorbita. Stavo per rimanere incollata. Fighissimo, ho uno strato di attack. Oddio, sto fattissimo. Porco schifo! No. È uno sballo, mi piace. Ok, ho fatto una cazzata perché questa era l'impronta digitale per accedere a tutto sul mio cellulare e me la sono giocata. Bel pollo. Ok, ora andiamo a pulire questa orribile parte che ci siamo ritrovati. Facciamo un primo passaggio a taglierino e poi ovviamente andiamo a levigare tutto. Devo mettercene meno la prossima volta. Ok, come ultima cosa
dobbiamo andare a fare degli occhi. Io penso di metterci questi occhi qua. Vediamo se l'occhio entra. Ci sta. Infatti, diciamo che adesso il corpo e l'armatura sono fatti perfettamente. Ora andiamo a rifinirli. Come potete vedere non sono uguali, assolutamente. Hanno la paletta inclinata diversamente, questo è un po' più ciccione, questo è un po' più snello. Quando vado a fare delle esche artigianali, a meno che non decido di produrle in serie, non mi aspetto che vengano tutte uguali l'una dall'altra, anzi preferisco che cambino di qualche dettaglio, in modo tale che ogni volta che le uso posso capire di più e posso capire come le differenze aiutano o peggiorano nell'esca. I grezzi sono pronti e li andiamo a colorare e a finire. Ok, una volta fatto tutto, sono tornato. Avvolgiamo del nastro, preferibilmente di carta, ma anche questo per elettricisti va bene. Adesso andiamo a colorare la pancia e il musetto con una base di bianco. Se vi colorate il dito è meglio. Ok, nel frattempo, mentre le nostre esche asciugano, in un posto molto scomodo, in realtà le dovremmo tenere appese, ma non mi va. Lavoriamo sulla colorazione. Andiamo a prendere dell'alluminio adesivo. Spero che così si veda meglio, ma ormai si sta facendo buio. Quindi tagliamo 2 strisce e ci andiamo a disegnare sopra. Le tagliamo. Voi prendete un qualsiasi cosa che sia, vedete, rigato in questo modo, e schiacciandoci sopra la pellicola e poi imprimendoci forza si riescono ad imprimere le scaglie. Ho scartavetrato via il colore che era finito magari sulla schiena. Dato che non mi va di aggiungerci dettagli sulla pancia, ho deciso di far finire l'alluminio dove deve finire il colore. Ok, ora prendete un qualcosa di morbido, a me piace usare il tappo di una penna, e schiacciate i bordi, specialmente quelli inferiori molto molto bene. Una volta arrivati in testa o decidete di tagliarlo o di appiattirlo. Diciamo che è un buon consiglio levarla. Però il problema è che potrebbe succedere questo, che quando andate a levare si porta via tutto. E ovviamente l'esca viene una merda. Ok. Adesso è finita. Sì, sul serio è finita. Prendiamo 4 occhietti, una goccetta di Attack, lo facciamo guardare verso l'alto in modo molto ingenuo. Ma quanto sei carino. Ci siamo. Il nostro minno è finito. Io lo lascerò con i colori della balsa, che non so se si vede. Perché adesso vi devo fare un intro. Oggi è il 25 aprile, essendo in quarantena ormai da 1 mese e mezzo, non ho nulla per colorare, mi manca completamente l'aerografo, mi mancano tutti i colori, il compressore, perché li ho a Ravenna e non qua a Roma. E a Ravenna è dove studio, quindi mi ero portato tutto lì, poi purtroppo sono dovuto scendere prima dell'epidemia e ovviamente sono rimasto bloccato a Roma e quindi sono completamente senza colori, ma questo vi dimostra come in realtà non servano veramente colori o altro, cioè posso fare un'esca anche con le bombolette, posso fare un'esca anche senza aerografo e posso fare un'esca anche senza colori, cioè mi basta un bianco, un po' di riflesso e poi ovviamente un qualcosa che mi dia l'effetto della schiena, che in questo caso è un colore molto chiaro. Arrivo, un attimo! Vi posso assicurare che come colorazione buca, perché questo è un vecchio minno di qualche anno fa con cui sono andato a Perca, in cui si vede nettamente questo morso, questo buco qua, questi buchi in testa, sono buchi causati dai denti dei Perca e mo vi faccio vedere pure che cosa c'è uscito. Ovviamente ieri mi pesava il culo, quindi non lo resinate, lo farò adesso. Però ovviamente
avendo lasciato alcune cose a Ravenna, ho anche i pennelli là, quindi non ho pennelli adesso, e non ho bicchieri, non ho cucchiaini di plastica, non ho un cazzo. Quindi adesso vi faccio vedere come resinare nel modo più povero possibile. Oh, per favore, io non faccio le cose così di solito. Questo è un caso critico, capitelo. Però ovviamente può essere utile per dimostrare che in realtà non servono 1000 attrezzi per costruire. Ok, quindi ho trovato, mi sono fatto una scatoletta, 2 cucchiaini, un guanto, una bilancina di quelle da cocainomane spacciatore. Questa non è cocaina, giuro, sono cariche inerti. Di quelle super precise con i centigrammi. Tiriamo mezzo grammo di componente A, B, 1 grammo di componente A, perché vanno in proporzioni 2:1. Puliamo uno dei 2 cucchiaini e mescoliamo bene. Di solito uso un bicchierino e un pennello. Continuo a mischiare per un paio di minuti. Questa resina ci mette 24 ore a cristallizzare, però già in un paio d'ore è abbastanza solida, smette di gocciolare. Di solito ne applico 3-4 strati ad esca, ma poi ovviamente ha fatto un po' di bollicine, non so se le vedete, però quelle se ne vanno in 5-10 minuti, un po' se ne vanno. Ok, ora in realtà dovremmo aspettare una mezz'oretta che smette di fare questo, ma in realtà no, farò l'esca più approssimativa della storia. Super stazione di asciugatura, facciamo una cosa molto divertente. Facciamo questo, prendiamo la nostra esca e la andiamo a cospargere di un sottile strato di resina. Non preoccupatevi di sporcare l'anellino, quello si pulisce alla fine. Ora la parte difficile sarà questa, mettere la resina tra la paletta e l'armatura, che è una fase fondamentale da fare. A me piace sempre fare, vedete, un piccolo ponte di resina tra l'armatura e la paletta, che rende tutto molto più resistente. Li lasciamo ad asciugare. Guardate come sono più carine ora che sono resinate, come luccicano. Ciao, ci vediamo dopo. È passata la prima mezz'oretta, come potete vedere stava provando a fare una bollicina, però noi gliela leviamo. No, questa sta per gocciolare. Guardate, guardate, blip. Sapete che vuol dire? Che sono pronti. Sono semplicissimi, ma quello che devono fare lo faranno egregiamente. Guardate che carino il legno, tra l'altro. A me piace moltissimo l'effetto del legno sull'esca. Super naturale, super semplice. E ora andiamo a provare il nuoto. Chi ha svuotato la vasca? Ciao. Direi che può andare. Proviamo l'altro. Vedete, questo è un nuoto molto più ampio. Ok, come abbiamo visto, queste due esche hanno un nuoto abbastanza diverso l'uno dall'altra. Questo per quale motivo? Allora, prima di tutto possiamo vedere che, ovviamente essendo fatta a mano, l'angolazione è venuta diversa tra una paletta e l'altra, e quindi sappiamo che una paletta più orizzontale tende a far vibrare meno l'esca e a farla scendere di più in profondità. Infatti questa, che è più inclinata, tende a scendere di meno e a sbandare di più. Sono contento del fatto che siano venute alla fine due esche diverse, perché le potrò usare in condizioni diverse pure se sono la stessa esca, quindi se devo lavorare un po' più a galla e più lentamente so che posso usare questa, se devo lavorare più sul fondo posso usare questa, ed è una cosa che a mio parere dà molti vantaggi. Cioè io spesso mi sono ritrovato in condizioni di dover usare più un'esca rispetto a un'altra, ma semplicemente perché cambiava il nuoto, però le esche erano esattamente uguali e una bucava più dell'altra.
Se vi è piaciuto questo video sull'autocostruzione e ne volete altri per altri tipi di esche, per altri tipi di materiali o per qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere nei commenti. E quindi commentate, mettete like, iscrivetevi, fate tutto quello che sapete che dovete fare, tanto non ve lo devo dire io. E niente, ci vediamo alla prossima esca. Giusto per contestualizzare, che vi dicevo, qualsiasi tipo di esche, qualsiasi cosa, chiedetemi. Ovviamente adesso vi ho fatto vedere il metodo più semplice per fare un'esca, poi ovviamente quando le faccio io personalmente ci perdo molto più tempo e soprattutto per molti più dettagli e soprattutto i tipi di esche che si possono fare sono infiniti. Possiamo partire dai minno, come dicevo, passare ai jerk in resina, jerk in legno, piccoli minno per i cavedani, piccoli crank. Ho provato a fare dei VTD, swim bait. Questi sono prototipi che non ho mai completato, mentre questi sono prototipi che feci tempo fa, che hanno pure preso qualche pescetto, e altre swim bait qua. E poi ultimamente mi sono abbastanza chiuso a fare le esche da mare per i tropici, quindi grossi popper, grossi stick bait e needle. Quindi un costruttore secondo me deve saper fare bene o male tutto, deve avere un ampio range di esche e di conoscenze, anche perché poi capire più su un'esca ti permette di applicare le conoscenze sulle altre e quindi diventa una figura abbastanza completa. E quindi niente, dai, se volete sapere altro su altre esche io ve lo farò vedere comunque, tanto rifarò altri video. Bello!